si spogli. E com'è? Se può togliersi gli abiti. Ho capito. E lo ritiene proprio necessario? Sì, direi indispensabile. Beh, come vuole. Benvenuti in Soffitta, dove le storie prendono vita e l'universo cinematografico si fonde con la bellezza delle sue protagoniste. Oggi ci immergiamo nella vita e nella carriera di Isabella Biagini, una stella del cinema italiano che ha lasciato un'impronta indelebile sul grande schermo. Iscriviti subito alla Soffitta di Pippo per non perderti nessun episodio. Celebriamo un'epoca di libertà, bellezza e dive indimenticabili. Ne vedremo delle belle, anzi di bellissime. Attiva la campanella e partiamo. Attrice che dispenserà fortuna è Isabella Biagini. Isabella Biagini, per chi ha vissuto gli anni 70 e 80, il solo sentire il suo nome evoca immagini di una bellezza bionda, una vera bomba sexy all'italiana. Vieni, avrai quello che ti meriti. Su, vieni. Nata a Roma nel 1943, questa dea del cinema ha iniziato la sua carriera giovanissima. E ragazzi, come è iniziato? Grazie a Michelangelo Antonioni che l'ha notata, si è guadagnata una parte nel film Le Amiche nel 1955. Ma la nostra Isabella non era solo un corpo mozzafiato, era un vulcano di talento e sensualità che esplodeva in ogni ruolo. Fai la Magnani, va, che è il luogo comune di tutti i... Microfono vicino. Ma che vanno tutti sti pazzi, se sono tutti impazziti, ste ragazzette vanno fare l'attrice, non sanno manco di anni e benneo, è andata a casa, va. Nei film della commedia sexy italiana degli anni 60 e 70, Biagini non era solo la bellona bionda, era l'incarnazione della donna italiana, sensuale e ironica, che sapeva come far girare la testa. No, e poi lei conosce il Kama Sutra? Che c'entra il Kama Sutra, scusi? Tutte quelle belle posizioncine del Kama Sutra le sa fare tutte. C'è il libro del Kama Sutra. Allora, No, se ma lo viene compro. col Kama Sutra ci possiamo vedere sabato. Parliamo di alcuni dei suoi film. Capriccio del 1987, per esempio. Qui Isabella interpreta Stella e fidatevi, il suo ruolo è tanto esplosivo quanto il suo nome. E poi c'è Il ginecologo della mutua del 1977. In questo film erotico la Biagini mostra tutto il suo talento e non solo. Ma non dimentichiamoci anche dei suoi ruoli comici come in FFSS, cioè Che mi hai portato a fare sopra Posillipo se non mi vuoi più bene, del 1983, dove interpreta Madonna Sofia. La sua capacità di essere sia sexy che divertente è qualcosa di veramente unico. Sì, Lucia mia, la mia panza sai che fu? Cioè la mia panza e la panza, è un Carletto, produttore perfetto. È un poco piccoletto, ma sempre vestito con doppio petto, con portafoglio organetto. E io, siccome essendo lui un poco ricchetto, subito mo facetto. Le fanno un buon giubbetto. E tanto successo, petto! Sì, tanto, e poi, vabbè, che importanza ha, poi in Svizzera me ne ietto. Un periodo d'oro questo per la nostra Isabella, che non manca di deliziarci anche con i suoi scatti senza veli su Playman, Playboy e altre riviste del settore. Allora posso rivestirmi? Lo ritiene proprio necessario. Indispensabile. Ma la vita di Isabella non è sempre stata rose e fiori. Nonostante il successo e la fama, ha avuto la sua quota di momenti difficili, tra cui 2 matrimoni falliti e la perdita della figlia. Ma parliamo di quando Isabella ha davvero alzato la temperatura. Nel 1980, nel film La cameriera seduce i villeggianti, interpreta Marina. E ragazzi, qui vediamo Isabella in tutto il suo splendore seduttivo. Questo film è un vero e proprio cult della commedia sexy italiana e la nostra Isabella, diciamo che lascia poco all'immaginazione. No, e poi lei conosce il Kama Sutra? Che c'entra il Kama Sutra, scusi? Tutte quelle belle posizioncine del Kama Sutra le sa fare tutte. C'è il libro del Kama Sutra. Allora, se viene col... E poi c'è Tutti a scuola del 1979, dove la Biagini interpreta Isa. Qui lei non solo mostra il suo lato sexy, ma anche il suo incredibile talento comico. È proprio in questi ruoli un po' irriverenti che Isabella ci ha mostrato come la sensualità e l'umorismo possano andare a braccetto. Passiamo ora al 1976 con Stangata in famiglia e Gli amici di Nick Ezzard, dove ancora una volta Isabella Biagini ci incanta con la sua presenza scenica.
E nello stesso anno non dimentichiamo La ragazza della pelle di corallo, un titolo che già da solo evoca sensualità e mistero, e la nostra Isabella non ci delude. E per non parlare poi di Paolo il Freddo del 1974, dove interpreta Orsola. Questo film ci mostra un'altra sfaccettatura del suo talento, unendo commedia e sensualità in un mix irresistibile. Si rivesta. Che devo fare? Si spogli. Insomma, la filmografia di Isabella Biagini è un viaggio attraverso la comicità, la sensualità e il puro talento. Una miscela esplosiva che ha reso ogni suo film un appuntamento da non perdere per chi amava il cinema di quegli anni. E noi continuiamo a ricordarla per la stella che era, brillante e indimenticabile. Perché, cari soffittari, ci avviciniamo alla fine di questa puntata, ma non senza prima ricordare il momento in cui Isabella Biagini ha lasciato questo mondo. Il 14 aprile del 2018, all'età di 74 anni, ci ha detto addio, lasciandoci un'eredità di ruoli indimenticabili. Simpatica, sorridente, non ci abbatteva mai, mi dispiace molto, veramente. Sono addolorato anche perché oggi sì, si fa il Festival della Biagini, ma c'è sempre stato. Perché dopo? Quando una stella come Isabella se ne va, è come se un pezzo del cielo del cinema italiano perdesse un po' del suo splendore. È difficile accettare che una presenza così vivace e scintillante possa essere spenta. Tuttavia, in momenti come questi, mi piace pensare che ciò che lascia una vera artista non muore mai davvero. La bellezza, la sensualità, il talento e soprattutto l'umanità di Isabella Biagini continueranno a vivere attraverso i suoi film, i suoi sorrisi immortalati su pellicola, la sua voce che risuona ancora delle scene che abbiamo amato. In ogni sua apparizione Isabella ci ha lasciato un pezzetto di sé, un regalo che continueremo a scartare ogni volta che ci siederemo a guardare uno dei suoi film. Se questo video ti è piaciuto non dimenticare di lasciarmi un like e di condividere. Iscriviti alla soffitta di Pippo per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui, sempre sulla soffitta di Pippo. Ciao!